Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Oggi sto testando la stabilizzazione della GoPro Hero 9. Il sistema di stabilizzazione della Hero 9 è l'Hypersmooth 3.0, ovvero una versione migliorata dei precedenti Hypersmooth presenti prima sulla Hero 7 e poi sulla Hero 8. Tutto quello che state vedendo l'ho filmato semplicemente tenendo la GoPro su un piccolo selfie stick. Il risultato è veramente eccezionale. La particolarità della Hero 9 è che è possibile abilitare l'Hypersmooth con qualsiasi risoluzione e con qualsiasi framerate. Come potete vedere, l'Hypersmooth migliora di tantissimo il video, infatti senza stabilizzazione i filmati sono fin troppo mossi, la differenza è abissale. Una cosa da tenere a mente però è che la stabilizzazione croppa l'immagine, quindi rispetto al campo visivo della GoPro, quando andremo ad abilitare la stabilizzazione avremo un video più zoomato. Ci sono diversi livelli di stabilizzazione, il massimo è miglioramento, poi abbiamo alto e poi abbiamo on. Infine ovviamente possiamo disattivare del tutto la stabilizzazione. Come potete notare però il campo visivo è diverso, infatti per avere il FOV maggiore dovrete disabilitare la stabilizzazione. Personalmente però preferisco avere un'immagine un po' più stretta ma molto stabilizzata invece di averne una più ampia ma non stabilizzata. Un'altra miglioria introdotta con la Hero 9 è l'allineamento dell'orizzonte, che aggiunge un livello di stabilizzazione extra. Infatti, abilitando questa funzione, avremo la possibilità di ruotare la GoPro sull'asse orizzontale fino a 30-45 gradi ed avere sempre l'orizzonte allineato. Nell'utilizzo pratico significa che potrete anche non fare attenzione a come tenete la GoPro perché farà tutto il lavoro per voi, sia se state correndo o se semplicemente state camminando su un sentiero scosceso. Questa funzionalità mi ha lasciato senza parole. Purtroppo però l'allineamento dell'orizzonte è disponibile solo con il campo visivo lineare. Ciò significa che il video sarà molto più zoomato rispetto alla classica visuale super view della GoPro a cui siamo abituati. Però, come potete vedere in questi filmati, anche se il campo visivo dell'allineamento dell'orizzonte è più stretto, il video è comunque più stabile. L'Hypersmooth 3.0 e l'allineamento dell'orizzonte si basano sull'analisi dei movimenti, prendendo i dati dai sensori all'interno della GoPro, per poi applicarli ad ogni frame del video. Quindi per funzionare correttamente ha bisogno di molta luce. Pertanto in luoghi al chiuso o comunque con poca luce la stabilizzazione farà molta fatica e ridurrà solamente la qualità del video. E soprattutto la sera converrà disattivarla. Lo stesso discorso vale se avete intenzione di usare i filtri ND. Per maggiori approfondimenti vi invito a vedere i tutorial precedenti che trovate linkati in descrizione. La stabilizzazione va ancora oltre se acquistate la lente Max, disponibile sul sito GoPro al costo di 99 euro, che vi permetterà di sbloccare l'allineamento dell'orizzonte a 360 gradi. Quindi non avremo più la limitazione dell'orizzonte allineato fino a circa 45 gradi in base alla situazione, ma potremo appunto ruotare la GoPro a 360 gradi e avremo sempre l'orizzonte allineato. L'unico problema della lente Max e di questa modalità che andremo ad abilitare è che la risoluzione massima è di 2,7K, quindi non potremo registrare né in 4K né in 5K. Che dire ragazzi, sono rimasto veramente soddisfatto da questo Hypersmooth 3.0, però è giusto che vi faccia notare che ogni volta che cambieremo il campo visivo della GoPro effettivamente applicheremo uno zoom digitale ed una correzione automatica, proprio perché non andremo a cambiare l'obiettivo alla GoPro fisicamente. Quindi ogni volta che andremo a stringere il campo visivo l'immagine sarà più zoomata digitalmente e ne conseguirà chiaramente una perdita di qualità. Quindi se in generale comunque consiglio sempre utilizzare la massima risoluzione disponibile, nel momento in cui abiliteremo l'allineamento dell'orizzonte e quindi andremo a utilizzare un campo visivo lineare, allora sarà quasi d'obbligo sfruttare il 5K per perdere meno qualità possibile. Come già vi avevo detto prima, in descrizione trovate tanti link utili riguardo la Hero 9 o comunque in generale sul mondo GoPro. E se il video di oggi vi è piaciuto potete supportarmi lasciandomi un bel like e iscrivendovi al canale.